Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andiamo a vedere se arrivano dei soldi e vediamo anche se riesco a darvi delle indicazioni sul da dove arrivano questi soldi. Un discorso è se sapete già che devono arrivare dei soldi, quindi avete un numero in testa. Un altro discorso potrebbe essere se appunto siete in una situazione dove avete bisogno di soldi e non sapete da che parte potrebbero arrivare. Abbiamo due scelte, il mazzo blu è la scelta numero 1 e il mazzo nero è la scelta numero 2. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo blu. Andiamo a vedere com'è il tema denaro nel prossimo trimestre. Vi ricordo che è una lettura collettiva, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla, vi invito ad ascoltare l'altra lettura. Se mi volete contattare per una consulenza personalizzata trovate la mia mail anche sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate una guida che vi insegna a integrare più oroscopi e i corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso di metafisica base e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia denarosa per il prossimo trimestre, se arrivano soldi e da che parte arrivano. Abbiamo una torre, il sole, la morte, abbiamo un 8 di coppe, la carta della forza, l'asso di spade, e un re di pentacoli, che non è male per chiudere la lettura, ragazzi? Allora, devo dire che avete tanti arcani maggiori. Partiamo da questa torre. Credo che qui ci sia stato, per qualcuno potrebbe essere un crack finanziario, per qualcun altro la perdita inaspettata di magari una somma di denaro, piuttosto che il crollo di qualche situazione ehm, che pensavate essere certa fino a questo momento. Andiamo a vederla la torre. Abbiamo un 5 di bastoni, questa si è fermata così, cadrebbe lo stesso, quindi è la sacerdotessa. Andiamo a vedere anche il sole. Abbiamo un 4 di pentacoli, il mondo è un 6 di pentacoli. Per qualcuno, ragazzi, si tratta, soprattutto se magari avete perso il lavoro, piuttosto che se c'è stata se c'è già stata questa situazione drammatica, traumatica. Questo cambio anche inaspettato non necessariamente deve essere traumatizzante quando arriva alla torre, magari è semplicemente un cambio inaspettato. Qui è come se vi dicessero di ricorrere alle vostre doti innate per, in un certo senso, ricostruirvi. Un messaggio che potrebbe essere per pochi è quello di cambiare zona di residenza, intendo, zona di lavoro, zona di, non lo so, anche semplicemente se andate a comprare in determinati negozi vi dicono di cambiare tipi di negozi. Adesso prendete i messaggi così come arrivano, poi alla fine andiamo a fare un riassunto. Andiamo a vedere la morte. Re di pentacoli,
e cavaliere di spade. Mm. Datemi due carte anche per l'otto di coppe, cavaliere di pentacoli e 6 di coppe. Io credo che qualcuno qui abbia un sogno nel cassetto, o vi dirò con questo 6 di coppe la sacerdotessa doti da poter sfruttare per poter uscire da questa situazione. La sacerdotessa vi invita a guardare nel lungo periodo. Quindi è come se vi dicesse di non fossilizzarvi sulla situazione così com'è adesso, ma di guardare quali sono i potenziali sviluppi per un prossimo futuro. Di solito 5 anni. Diciamo che il vostro punto di forza è che siete curiosi, che siete dinamici, siete anche gioiosi, giocosi, non vi accontentate mai di quello che avete, siete ambiziose come persone. Quindi ho la sensazione che abbiate gli strumenti per poter andare oltre. Cioè, sento che questa torre sì, ci sarà probabilmente o c'è già stata, ma è come se non vi toccasse più di tanto, perché avete anche questa morte che vi dà la possibilità di trasformare la vostra ricchezza, la vostra abbondanza. Andiamo a vedere anche la forza. Abbiamo l'appeso. Tutto mi dice, ragazzi, che è ora di buttarsi. Fate le ricerche che dovete fare, ma poi mettete un passo davanti all'altro e iniziate ad andare verso quello che è il vostro sogno. C'è un 6 di coppe, probabilmente è un progetto che avete da tanto tempo, magari anche da quando siete bambini, per dire. Qui abbiamo appeso e 9 di coppe. Guardate, questa forza mi dice che si tratta di credere in voi stessi. Datemi una carta per l'appeso, perché l'appeso è al contrario, quindi ci potrebbe essere uno sblocco di qualche situazione. Asso di bastoni, del vostro modo di agire, ma infatti un po' mi risuona qua con questo cavaliere di spade. Quindi qui si tratta di tirarsi sulle maniche fondamentalmente e di o porsi nuovi obiettivi o sfruttare meglio le doti che voi avete. Sento un po' che è come se doveste cambiare pelle, cambiare immagine magari anche per qualcuno, cambiare zona di residenza, cambiare zona di lavoro. C'è come bisogno di aria fresca per far sì che voi possiate brillare. Datemi una carta per il 6 di coppe. Perché qui ho l'idea, siccome l'otto di coppe è l'arcano minore, guardate, a ruota della fortuna, siccome l'otto di coppe è l'arcano minore dell'eremita e l'eremita ha tutto il potenziale, le conoscenze, le doti, le esperienze per intraprendere questo nuovo percorso, vi dico che secondo me se avete un sogno nel cassetto e per caso avete perso il lavoro e volete buttarvi in questo sogno, può essere un ottimo periodo per farlo, ragazzi. Se c'è qualche realtà che improvvisamente vi è caduta da sotto i piedi, insomma, qui è il caso di muoversi, di stabilire nuovi contratti, nuove collaborazioni. È un po' come se mi parlassero di ampliare quello che voi già avete. Oppure di, sì, ampliare nel senso le doti che voi avete, ampliarle, portarle, farle diventare un qualche cosa che possa essere remunerativo per voi. Ehm, Vi dico, potrebbe essere un processo lento perché avete questo cavaliere di denari, quindi non vi nego che insomma potrebbe essere lenta la cosa, però vi dico, è come se parlando con i vostri amici potreste trovare dei validi supporti per questo nuovo progetto o per questa situazione che state vivendo. Potrebbe anche esserci un amico che arriverà a finanziare il vostro progetto o il vostro cambio. Se per esempio siete
in una fase dove lavoravate come dipendenti e vi hanno lasciato a casa, potrebbe essere che un amico vi dica: guarda, ti presto 500 euro così stai tranquillo fino a che non trovi un nuovo lavoro, poi me li rendi pian piano quando troverai il lavoro, per esempio, no? Andiamo a vedere l'asso di spade. 5 di spade e 10 di pentacoli. Andiamo a vedere il re di pentacoli. Matto. E 7 di pentacoli. Guardate, io ho la sensazione che in questo trimestre seminerete qualcosa di nuovo che porterà effettivamente alla raccolta dei frutti, perché la stesa termina con un re di pentacoli, ragazzi. Allora, qui ci potrebbero essere varie questioni, qualche nuova collaborazione, qualche nuovo socio finanziatore, piuttosto che, soprattutto se avete come l'idea di creare qualche cosa di nuovo. Se espandete quello che già avete eh, per far arrivare i soldi, vi dico che sì, potrebbe essere vantaggioso per voi creare dei pacchetti, creare come o dei gruppi o dei pacchetti a livello di servizio, invece che vendere i servizi separatamente, fare un pacchetto dove ipotesi ci siano 3 prodotti piuttosto che 3 servizi. Quello potrebbe essere un modo per far arrivare più soldi nella vostra azienda. Se siete dipendenti e vi hanno licenziato, ragazzi, allora, uno, parlatene con gli amici, parlatene con i familiari, perché potreste veramente rimanere sorpresi dell'appoggio che riuscite a trovare nell'ambiente intorno a voi, anche se vi dico che è molto facile che arrivi qualche soldo inaspettato da qualche vincita al gioco. Per qualcuno può essere un premio fedeltà, un premio anche quando noi facciamo un acquisto in un'azienda e ci mandano degli omaggi, quelli anche sono soldi nascosti, sono soldi non liquidi, ma sono soldi che ci regalano. Perché comunque anche il prodotto che viene regalato ha un valore, ha un prezzo. Poi magari noi non diamo il giusto peso perché non vediamo il contante che ci circola tra le mani o i numerini sul conto corrente del telefono, però sono soldi anche quelli. Vi dico, potrebbe essere anche un fratello che vi viene in aiuto, qualcuno di molto vicino a voi con il quale c'è o un rapporto di sangue familiare proprio, a livello legale, intendo magari anche qualche cugino acquisito, cose di questo genere, oppure qualcuno che fa parte della vostra famiglia di anime, che può essere anche un amico, sapete, un vicino. C'è comunque un aiuto che arriva inaspettato, secondo me. Vi dico, è un aiuto che potrebbe arrivare in blocco e darvi la possibilità di creare una struttura di guadagno, quindi continuativa nel tempo. Tutto sta a agire. Io credo che qui il punto sia un po' buttarsi. Avevate un matto? Sì. Il punto sia un po' buttarsi in quello che è questa nuova avventura, questa nuova... Mi viene il sogno, ragazzi, perché avete 6 di coppe e il 9 di coppe qua. Io sento che molte persone potrebbero effettivamente avere un progetto che magari per X motivi hanno tenuto nel cassetto e quello effettivamente potrebbe essere la nuova fonte di guadagno da dove effettivamente riuscirete a tirarne fuori non pochi soldi. Un'altra opzione che vi do è come se qualcuno si, come vi posso dire, ristudiasse, può essere un progetto già in piedi che viene un attimino rivisto, oppure ho proprio chiara l'idea che potrebbe essere qualche cosa che recicliate, perché abbiamo qui la questione del passato che ritorna, ok? Quindi può essere anche, o magari vi mettete a riciclare vestiti, vi mettete a fare vendite di vestiti usati e quindi quello potrebbe essere effettivamente una fonte di guadagno. Anche in quel caso fate dei pacchetti, fate i blocchi.
4, 5, 10 pezzi a tot euro. E vi dico che sì, ragazzi, entro il trimestre le vostre finanze miglioreranno e addirittura, secondo me, si stabilizzeranno o comunque inizierete un qualche tipo di progetto o attività che vi darà la possibilità di stabilizzare questo nuovo ingresso. Perché nuovo? Perché abbiamo un asso ehm, di spade. Secondo me qua è molto importante anche la comunicazione. Fate una svendita dei vestiti o di quello che non usate più, potete metterlo su Vinted, ma potete anche fare un po' di volantinaggio magari vicino a voi. Chi lo sa che qualche parente, qualche amico, qualche vicino non vi voglia sostenere e venga a comprare da voi in un momento di bisogno. Ok, quindi sì ragazzi, arrivano effettivamente soldi. Andiamo a vedere Osho e vi dico, potrebbero arrivare soprattutto da o la famiglia di sangue o acquisita o la famiglia di anime, comunque qualcuno che già conoscete. Ehm, Non credo che sia qualcuno che vi contatta così online per caso per finanziare il vostro progetto, se per caso avete messo un annuncio o cose così, o per sentito dire, no? Come qualcuno che conoscete a livello personale. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Wow, la fonte, asso di bastoni, ce l'avete anche qui. E consapevolezza, asso di spade, e ce l'avete qui. Wow, ma che bello. È come se vi invitassero a fare un'azione consapevole. Fate un progetto già nel lungo periodo. Dove mi vedo io tra 3 anni, tra 5 anni con questo nuovo progetto? Che tipi di obiettivi? Che cosa sono disposta a o disposto a tagliare e a riordinare? Quanto sforzo voglio metterci? Quanto del mio tempo? Quanto voglio investire anche a livello economico per portare a compimento? Di quanti soldi ho bisogno? X, ho bisogno di tot investitori. Come cerco gli investitori? L'asso di bastoni è l'azione, l'azione con intenzione, il movimento, il fare, il cercare, l'entusiasmo, la scintilla, la grinta. Avete anche la carta della forza, qua il sole, sono due archetipi del leone, quindi si tratta proprio di metterci il fuoco e vedrete che i soldi arriveranno, ragazzi. Andiamo a vedere ancora un oracolo per concludere la lettura. Osserva i cambi sottili e questa carta vi dice: il colore è potere. Scegli un colore che di solito non indossi e inseriscilo nel tuo armadio. Questo cambierà l'energia del tuo campo e perfino la coscienza di te stesso. L'obiettivo: scopri che i cambi sottili possono aumentare o diminuire il tuo grado di comfort. Bellissimo, ragazzi. Questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato qualche speranza in più. Fatemelo comunque sapere nei commenti come vi risuona, insomma, se ci sono stati messaggi interessanti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail e io poi vi spiego come lavoro. Se no potete anche abbonarvi al canale e lì c'è una sorta di bignami di concentrazione di tutto quello che io ho studiato in tanti anni durante il mio percorso evolutivo. Comunque i titoli dei video sono pubblici, si vedono, se voi entrate nelle playlist con le copertine lilla li vedete. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone della seconda scelta, anche per voi andiamo a vedere se e come arrivano i soldi nel prossimo trimestre, ragazzi. Vi ricordo che la lettura è collettiva, se non vi risuona potete ascoltare l'altra. Per contattarmi trovate la mia mail sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link alla guida che vi insegna come integrare più oroscopi e il link ai 2 corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere qual è. Ok, l'energia. Partiamo da una stella, cavaliere di spade, asso di spade,
sacerdotessa, 7 di spade, giudizio e giustizia. Tante spade, anche la giustizia è una carta che ha la spada. Allora, partiamo da questa stella, che secondo me ha a che vedere con un obiettivo, un qualche cosa che avete in testa. Può essere un desiderio, può essere il fatto che, non so, abbiate bisogno dei soldi perché avete un sogno da dover realizzare. Andiamo a vedere questa stella. Abbiamo un matto e un re di pentacoli. Andiamo a vedere anche, allora, per il cavaliere di spade c'è un 6 di coppe, è un 8 di pentacoli. Allora, io ho come la sensazione che questo sogno per molti sia come il sogno inarrivabile, il sogno irraggiungibile, l'obiettivo elevatissimo che si vede lontano e per molte persone non si inizia come questo obiettivo o non si riesce a raggiungere questo obiettivo per mancanza di fiducia, per mancanza di strategia, per mancanza di lavoro fondamentalmente, cioè nel senso che è come se non lavoraste abbastanza per raggiungere questo obiettivo. Vi dico, la situazione economica che avete potrebbe essere traballante, ma non catastrofica, io ho come questa sensazione. Hmm. Allora, effettivamente ci potrebbe essere per qualcuno un tema legato ai figli. Per esempio, posso lavorare solo part-time perché sono separato o separata e quindi l'altra metà del tempo, l'altra metà giornata devo guardare i figli, no? Ipotesi. Quindi ci potrebbe essere come un vincolo di questo genere, o cugini o comunque persone che hanno bisogno di accudimento. Andiamo a vedere l'asso di spade. 3 di coppe. Credo che qualcuno faccia fatica a chiedere aiuto qui. Mm. E diavolo. Andiamo a vedere anche la sacerdotessa. 4 di bastoni. Allora, potreste essere in un momento dove vi aspettate un aiuto monetario da parte di qualcuno nello specifico. Vi dico che potrebbe essere un capo, un ex marito o una ex moglie, anche se normalmente è più difficile. E sento come se aveste questa cosa da iniziare, ma fate fatica a iniziare perché vi fate condizionare dalle persone che sono vicino a voi. Ripeto, potrebbero essere i figli, per qualcuno potrebbe essere magari anche solo l'opinione di qualche amico, cioè come non riuscire del tutto a focalizzare l'obiettivo. O magari l'obiettivo ce l'avete anche, però è come se o manca la fiducia in voi stessi o c'è un tema che non vi lascia liberi, appunto magari siete condizionati da qualche persona che dovete guardare, da magari l'amico a cui avete detto che sì, avreste dato una mano in quel mese lì, cioè c'è come qualche cosa che non vi rende liberi di avanzare, mi viene da dire. Non sento, vi ripeto, che la situazione sia tragica, però sì che potrebbero esserci alti e bassi. Io però ho come l'idea che voi sappiate dentro di voi qual è la strada ideale da percorrere per riuscire
ad arrivare a questi soldi. Andiamo a vedere il 7 di spade. Amanti. Asso di spade nuovamente e sole. Guardate, mi viene proprio da dire, chiamate quell'amico, chiamate quel parente, chiamate quell'amica e spiegate la situazione, perché secondo me potrebbero arrivare da una persona che proprio non vi aspettate. È come se doveste scegliere con cura a chi dire, dire o chiedere questo denaro o dire parlare, insomma, di questo progetto. Ok? Perché c'è comunque un 7 di spade, come se non doveste effettivamente raccontare necessariamente tutto all'altra persona. Potrebbe essere gli altri in generale, mentre alla persona nello specifico è importante avere una comunicazione chiara e cristallina, io sento, però avendo questo 7 di spade è come se vi invitassero a prenderla un po' alla lontana. È la carta che vi invita a dire le cose con furbizia, con malizia, anche un po' se vogliamo, no? Non nel senso che dovete manipolare o raggirare gli altri, perché comunque qui avete sole, asso di spade, che sono carte che parlano di chiarezza verbale di solito, di qualcuno che comunica la verità, sono carte anche di chiarezza mentale. Adesso andiamo al giudizio. Tre di bastoni, forza e 2 di coppe. Secondo me è un invito a richiamare o un vecchio collaboratore o un vecchio datore di lavoro oppure incontrare qualcuno che possa finanziare questo nuovo progetto, questo sogno che avete, perché per qualcuno si tratta proprio di quello. Abbiamo un 6 di coppe e la carta della stella. Però sì, abbiate il coraggio di fare quella chiamata, quella telefonata, di sentire quella persona che è una vita che non sentite, perché le cose effettivamente potrebbero sfociare in un bellissimo contratto, come ci dice la giustizia. Andiamo a vedere. Se per caso state aspettando dei soldi da una causa legale, da insomma qualche tipo di contratto, ragazzi, sento che lo riceverete, arriverà finalmente, soprattutto se di nuovo la luna, qualche cosa che mi parla di passato. Se è una causa legale che va avanti da tanto tempo, sento che finalmente potrebbe risolversi scusate, nei prossimi 3 mesi e finalmente arrivare perlomeno a una pace, a una quiete, a una tranquillità. Mm? Ehm, Se state aspettando come la manna dal cielo, diciamo così, potrebbe esserci qualche offerta di collaborazione che effettivamente potrebbe smuovere la vostra situazione economica. Diciamo che vedo il potenziale del movimento economico attraverso o il lavoro o un progetto, ok? E qui gioca a vostro favore la comunicazione con una persona del passato che avete già contattato, quindi può essere un ex datore di lavoro, può essere qualcuno con cui avevate abbozzato un progetto e regolarizzarlo. Qui abbiamo la giustizia, quindi ragazzi si parla di contratti, di cause che finalmente arrivano a compimento, potrebbero essere dei finanziamenti per i quali finalmente arriva la telefonata, arriva la firma, quello che stavate aspettando, insomma. Devo dire che se dovete chiedere qualche finanziamento, ehm, anche qui potrebbe essere molto positivo, nel senso che è facile che ve lo diano. Fatelo in modo furbo, mi viene da dire, cioè cercate più magari fonti, le analizzate e poi scegliete qual è il finanziamento, l'investimento migliore per voi.
Però anche in questo caso, ragazzi, devo dire che avendo la giustizia alla fine della lettura è come se le cose si risolvessero nel migliore dei modi. Per giustizia divina, vi ricordo che la carta della giustizia fa anche riferimento alla legge di compensazione, tanto vi è stato tolto, tanto vi viene dato. Datemi una carta per la luna. Se per caso avete un credito, Fante di bastoni imperatrice, se per caso avete un credito da tanto tempo, sento che finalmente si chiuderà, vi daranno i soldi che vi spettano, insomma. Non vedo vincite al gioco. Sì, anche con le nuove opportunità non tante, più che tutto è come se già aveste qualcosa tra le mani e doveste muovere quello che già avete per riuscire ad aumentare gli ingressi di denaro. Quello che è l'esperienza, l'antico, il passato è una buona fonte nei prossimi 3 mesi per muovere questa energia. Quindi, ripeto, titolari, idee, progetti, contatti, clienti vecchi da ripescare. Ok? Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Coraggio, che è la carta della forza, che ce l'avete già qui, quindi è un po' come se doveste prendere il coraggio a 4 mani e fare un movimento. Vi ricordo che la forza parla anche di una scelta effettuata con successo, che è una scelta giusta. E pigrizia. La forza è anche collegata alla forza di volontà, che giustamente è quello che scaccia la pigrizia. Quindi nel caso vi ritroviate molte volte a essere semplicemente pigri a muovervi, fatevi coraggio da soli, cercate di dire no, devo alzarmi, devo fare quella cosa lì, è importante. Più che devo, sarebbe interessante che voi iniziaste a modificare il modo in cui pensate, vi parlate e diceste voglio fare quella cosa lì perché, non lo so, dopo sono tranquillo, perché grazie a questo lavoro posso guadagnare più soldi, insomma, creare come delle frasi motivazionali per voi stessi. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Ok, 2. Cedi il controllo. E qui fa vedere, guardate, qui abbiamo il diavolo, effettivamente. E in molti mazzi, anche qua più o meno lo si può intravedere. È lui che gestisce le redini, e anche qui, no? Si tratta di una persona che ha i fili di un burattino tra le mani. Identifica una persona che senti che devi controllare e pensa perché questo potere è tanto essenziale per te. Cosa hai paura che succeda se la lasci in libertà? L'obiettivo, riconosci quanto stress si genera nel tuo corpo davanti alla necessità di controllare un'altra persona. Che interessante. E poi qui abbiamo fai meno. Mi piace un sacco questa carta, devo dire. Analizza la quantità di cose che fai per gli altri. Valuta se ti sovrasforzi, sovralimiti, fino ad arrivare allo sfinimento non necessario. Perché succede questo? La tua salute lo merita. L'obiettivo, affrontare le ragioni fondamentali per le quali rischi la tua salute in maniera non necessaria. Cari amici della seconda scelta, spero che la lettura vi abbia dato spunti interessanti di riflessione e anche un po' di speranza. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se mi volete contattare per iniziare un percorso di crescita vi basta scrivermi una mail oppure potete anche abbonarvi al canale. I titoli dei video si vedono, se voi entrate nelle playlist con le copertine lilla, vedete i video, i titoli, scusate, dei video che faccio man mano, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!